Innanzitutto grazie di averci concesso questa intervista. Iniziamo dalle basi. ITER come progetto ha lo scopo di dimostrare la fattibilità della produzione di energia elettrica tramite fusione nucleare. Pensi che questa possibilità, se si concretizzasse, aprirà un paradigma completamente nuovo in termini di produzione di energia, o sarà una tecnologia che andrà ad aggiungersi alle altre in portfolio generale? Per entrambe le risposte, cioè sia che una cosa che l'altra, quando pensi che questo potrebbe avvenire? Allora, una bella domanda. Innanzitutto quando? Secondo me non siamo al punto di poter predire quando questo succederà. Questo è una sfida, la sfida della conquista del controllo della fusione termonucleare. È un problema che ha appassionato scienziati e ingegneri da decenni e rimane un problema che ha un problema generale che ha delle barriere tecnologiche molto importanti. Possiamo anche parlare di quelle in dettaglio. Adesso, tornando alla tua domanda, dal mio punto di vista la fusione, se guardo avanti, mi immagino fra 100 anni, ecco, mettiamoci fra un secolo, come sarà il landscape delle sorgenti di energia. Secondo me la fusione sarà una delle forme di sorgenti energetiche insieme a tante altre. Abbiamo bisogno di tante altre sorgenti energetiche, naturalmente, anche perché le condizioni ambientali sono diverse. Rinnovabili, la fissione, io sono convinto, quello che tutti quanti ci auspichiamo è che la nostra dipendenza da combustibili fossili sparisca. Però per compensare quello avremo bisogno sicuramente di più sorgenti di energia. Quindi nel lungo termine, non ti posso dire esattamente quando, purtroppo è una domanda, se ti dicessi qualcosa direi fra 50 anni, così, ma non è così, non lo so, questa è la realtà, questo non lo so perché ci sono ancora dei problemi tecnici complessi, e questi problemi tecnici ai quali non riesco a darti una data in cui questi problemi tecnici verranno veramente risolti. Cioè, capiscimi meglio, una cosa è la risoluzione di un problema tecnico in laboratorio o in una configurazione anche come ITER stesso. Una cosa è risolverli al punto in cui possa essere veramente industrializzata la produzione di energia. Certo. Sono due cose un po' diverse. Certo. Beh, allora entriamo un pochino nel dettaglio senza andare troppo nel tecnico. Quali sono le principali sfide tecnologiche, i principali problemi irrisolti che oggi, insomma, sono di ostacolo allo sviluppo della fusione come forma di energia? Sì, allora guarda, la cosa interessante, perché voi siete avvocato dell'atomo, quindi posso andare un po' più sul tecnico magari. La cosa in particolare della fusione è che richiede una temperatura molto elevata. Questa è la temperatura che avviene sul Sole. Sul Sole le condizioni peraltro sono diverse, cioè una densità estrema. Infatti la fusione che avviene sul Sole fra protoni produce un'energia, una potenza specifica molto bassa nel Sole. Pensa che l'energia prodotta nel centro del Sole è densità di potenza è equivalente a quella che hai nel corpo umano. Sono centinaia di watt per metro cubo. Bassissima. Però il Sole è molto grande. Quindi la densità di potenza irraggiata sulla superficie è circa 50 megawatt per metro quadro. Ecco, la fusione che possiamo noi sperare di realizzare si realizzerà con deuterio e trizio, dove la sezione d'urto è molto più alta e ha una reattività che è più di 20 ordini di grandezza maggiore della reattività che avviene fra protoni. Richiede però questa temperatura elevatissima. La densità di potenza che ci si può aspettare è circa qualche megawatt per metro cubo, ma rimane una densità di potenza, una generazione in un plasma caldo. Questo plasma caldo non può essere immerso in una mesh di refrigerante. Non si può, come nel caso per esempio dei reattori a fissione, immergere il combustibile con il refrigerante. Quindi si ha una generazione volumetrica e poi una raccolta di energia sulle superfici. Ecco, un po' come il Sole a questo punto, perché l'energia, la potenza specifica sulla superficie, volendo avere... Chiedo scusa, questo rumore che cos'è? Purtroppo non si fermano le gru qua. No, va bene. Chiamarli, ma non mi rispondono. No, era solo per capire. Quindi l'energia specifica è sostanziale. Non arriviamo ai 50 megawatt, anzi, però arriviamo intorno, in ITER arriveremo in certi punti a 10-15 megawatt al metro quadro, perché anche la distribuzione di potenza non è uniforme. Queste sono
insomma 10 megawatt al metro quadro è quello che avviene nel nozzle di un razzo, è una densità di potenza elevatissima. Per esempio lo Space Shuttle in rientri ha una densità di potenza sulle tegole di un paio di megawatt al metro quadro, quindi si tratta di densità di potenza elevatissime. Questa è secondo me la sfida tecnologica più complessa, perché una cosa è avere queste densità di potenza per ore, giorni, una cosa è averle per un anno, 2 o diversi anni. Bisogna risolvere questo problema, bisogna cercare di trovare, ci sono delle idee per ridurre i carichi termici. Questo secondo me è un problema. Poi ci sono tante altre tecnologie importanti da sviluppare, come la manutenzione remota, perché sono sempre reattori nucleari dove ci sarà dell'attivazione, lo sviluppo di materiali superconduttori più economici, lo sviluppo di sistemi di refrigeramento dei materiali superconduttori più economici, tante tecnologie che sono speciali per ITER, possono essere sviluppate per ITER, ma che poi per un deployment industriale devono avere dei costi ridotti. Ovviamente c'è un problema di cost effectiveness. Tu, essendo il direttore generale di ITER, sei sostanzialmente il manager di uno dei progetti scientifici più internazionali che ci siano, forse il più grande progetto di ricerca scientifica al mondo. Mi viene in mente giusto la Stazione Spaziale Internazionale che possa essere comparata. Quali sono le sfide di gestire un ambiente così diverso e, visto che di recente ci sono stati eventi geopolitici importanti, la guerra in Ucraina ovviamente mi riferisco, hanno influenzato il vostro lavoro? Allora, la seconda domanda prima, direi di no, non in modo sostanziale. Qui siamo in un ambiente, se vogliamo il passaporto lo lasciamo all'ingresso. C'è un elemento culturale proprio di questo progetto che prende un valore dalla diversità di vedute. No? Cognitive diversity si dice in inglese, cioè il fatto che siamo persone con idee e culture diverse. Questo è un asset di questo progetto. Poi questo progetto ha effettivamente problematiche legate al fatto che ci sono contributi in natura secondo un processo di gestione assai complesso. Se comparo altre esperienze che ho avuto, ITER è particolarmente complesso e parte del mio lavoro sarà semplificare un po' di processi, ma questo non deriva di per sé dal fatto che c'è diversità culturale, questo dipende un po' da come è stato impostato il progetto. La stazione spaziale era un progetto internazionale con una sostanziale direzione americana. Qui è veramente internazionale, punto e basta. Non c'è sì, l'Europa è il host, no? Però non c'è effettivamente una forte leadership, ecco, da parte dell'Europa. È stato impostato in questo modo. È effettivamente per me un progetto assai complesso da gestire, ma secondo me non tanto perché è internazionale, perché è impostato in un modo che effettivamente lo rende complesso, si cerca di migliorare, ecco. Allora adesso veniamo alle domande un po' più, diciamo, juicy, non so. Ultimamente sono emerse moltissime start-up che hanno annunciato scoperte o progressi entusiasmanti sulla fusione. Alcune hanno dichiarato che potranno produrre modelli commerciali di reattori già a partire dai primi anni 30 e queste cose vengono molto enfatizzate, tra l'altro in Italia, anche grazie a giornalisti come Federico Rampini, ci tengo a fare il nome e cognome, che ha scritto sul Corriere della Sera che i reattori a fusione nucleare utilizzeranno l'acqua pesante, cioè quella non distillata. Questo è il livello del giornalismo italiano, se per caso vivendo all'estero te lo fossi perso. Volevo chiederti se secondo te queste stime sono realistiche, se queste start-up hanno delle reali possibilità di successo e, nel caso, qual è il ruolo di ITER in un ambiente dove esistono queste start-up, diciamo, più veloci in un certo senso? Ma premetto un fatto, io sono molto contento del fatto che ci sia questo rinnovato interesse nella fusione, perché secondo me se la merita la fusione, si merita anche dell'investimento dal privato. Poi l'agilità che può avere una piccola start-up è incomparabile a quella che può avere un progetto internazionale come ITER.
E questa agilità è, secondo me, un asset, è anche quello, è un valore avere un numero di queste piccole start-up che possano portare dell'innovazione. Questo è un fatto che di per sé mi fa molto piacere. Poi ci sono start-up e start-up, ci sono persone e persone, non sono tutte uguali secondo me. Ci sono alcune che hanno magari degli obiettivi ambiziosi, è bene essere ambiziosi, e che hanno magari dei rischi. Il valore di avere tante start-up è anche quello, perché ce ne fossero 100 e una sola anche a successo, comunque porta un grosso valore. Secondo me c'è chi mette chiaramente i rischi visibili, e prendere dei rischi, provare delle nuove tecnologie è una buona idea. Secondo me questo ha un grande valore. Ce ne sono alcuni che sono magari un pochettino troppo ottimisti. Adesso bisognerebbe entrare nella specifica. Non entriamo nello specifico. In generale, quello che vi posso dire è che vi posso spiegare perché ITER è così grande. E prima parlavo di densità di potenza. Fondamentalmente è questo il problema. Cioè, se prendiamo ITER e lo vogliamo ridurre di un fattore 2, facciamo una fotocopia, lo riduciamo di un fattore 2, dobbiamo mantenere più o meno la stessa corrente di plasma per avere il famoso triple product. Il triple product è il prodotto fra densità, energy confinement time e temperatura. È un basic first principle per ottenere la fusione termonucleare. Servirebbe la stessa corrente, adesso non vi entro c'è un fattore di scala, la densità di potenza dovrebbe aumentare. Se io ho già una densità di potenza challenging to say the least, cioè molto molto ambiziosa, chiaramente voglio evitare di aumentarla ulteriormente. Quindi funziona la fusione, è possibile arrivare a dimostrare l'iniezione con macchine piccole, però non può durare qualche secondo. Io sono contento che ci siano questi tentativi, magari qualcuno arriverà a dimostrare la fusione termonucleare per periodi brevi su piccole macchine, perché questo porta di per sé a un valore aggiunto, a conoscere meglio la fisica. Io penso che in realtà ci sia lavoro per tutti, ecco. E poi se qualcuno arriverà all'obiettivo prima, noi avanziamo magari con un progetto un po' più laborioso, un po' più conservativo, seppur non troppo. Se qualcuno arrivasse con un breakthrough ad ottenere ciò che noi cerchiamo di ottenere prima, io sarò il primo ad essere contento. Quindi è un po' una costellazione complessa, però è chiaro che questa domanda bisogna farsela, ed è anche, secondo me, uno dei motivi per cui dobbiamo organizzarci un po' meglio, per trasferire le informazioni. Cioè, c'è tanto knowledge che noi possiamo dare a queste start-up, questa è una cosa importante di ITER, molti prendono anche informazioni che abbiamo sviluppato in ITER, e mettere a disposizione tutte queste start-up ugualmente tutta questa conoscenza per cercare di facilitarle il lavoro. Un'altra domanda che devo farti, perché anche se è un po' scomoda, di recente ci sono state delle critiche, potremmo chiamarle, in particolare c'è stato un articolo del New York Times, quindi comunque un giornale importante con molta visibilità, che ha messo un po' in discussione lo stesso progetto ITER, ha parlato di ritardi, di sovraccosti e ha proprio messo in discussione l'utilità del progetto di per sé stesso. Vorrei un tuo commento su queste critiche. Beh, le critiche che sono state non solo dal New York Times, altri giornali ultimamente, il progetto è in ritardo, non c'è dubbio. Io ti confesso, sono qua da 8 mesi e ho trovato una situazione che non è quella che vorrei avere. Ci sono problemi, ritardi, ci sono sovraccosti, c'è un processo di management che dal mio punto di vista è eccessivamente complesso. Ciò che bisogna fare adesso è vedere cosa bisogna fare per aumentare l'efficienza del progetto. Ci sono delle riparazioni da fare, perché alcuni prodotti sono stati realizzati con dei difetti, ma questo succede peraltro quando si fa nel mondo delle nuove tecnologie. È normale che questo succeda, ma bisogna poi porvi rimedio. Sono cose a cui si può porre rimedio, sono sicuro. Mi sono impegnato con i 7 parties a fornirgli una nuova scala dei tempi nel 2024,
con una nuova valutazione dei costi, e poi mi sono anche impegnato con loro a fare una proposta per avere degli aumenti di efficienza, perché poi questo è il problema, che se ci sono dei ritardi, tipicamente ci sono dei motivi. Sulla questione generale degli obiettivi del programma e del progetto, questo non dovrei essere io a contestare le critiche. Queste sono cose che devono essere valutate dai policy makers, che devono valutare se per loro è good value for money avere un progetto di questo tipo. Dal mio punto di vista naturalmente lo è, ma certo, bisogna prendere atto dei ritardi. Questo è un qualcosa in cui mi nasconderei dietro un dito dicendo no. Dal mio punto di vista ogni euro speso in ricerca scientifica è un euro speso bene. Questo secondo me è un fatto su cui mi trovi d'accordo, perché particolarmente in Europa, dove molto di quello che diamo è valore aggiunto, quindi ciò che facciamo qua non puoi valutare l'euro speso per questo con l'euro speso per comprare petrolio. Cioè il valore per l'Europa di un euro speso qua è totalmente diverso di un valore dell'euro speso per comprare del petrolio da un altro continente. Quindi vanno comparate in modo diverso. Qui c'è un enorme valore aggiunto, un'enorme quantità di tecnologia che viene sviluppata, che ha degli spin-off, e quindi è un po' diversa la storia. Visto che abbiamo parlato di ritardi e sovraccosti, noi ci occupiamo molto anche di fissione. Nella fissione una delle principali cause di ritardo e sovraccosto è dovuta all'over-regulation, in particolare al licensing della componentistica. Un componente per un reattore a fissione costa 11 volte di più dello stesso componente comprato al supermercato, perché deve attraversare tutta una serie di certificazioni. Certo. Questo vale anche per voi? Avete problemi in questo senso? Non perché sia un problema, ma perché avete delle difficoltà in questo senso, e ci sono dei piani per snellire questo aspetto? Allora, diciamo che dal punto di vista di radiological inventory, per intenderci, di rischio intrinseco alla fusione, ha dei vantaggi, semplicemente perché proprio radiological inventory è molto più basso. Certo. D'altro canto però è una tecnologia nuova, quindi i regulators non sono a conoscenza di come funziona, almeno non l'hanno studiato, ecco, e stanno imparando. Quindi c'è stata una fase per ITER, che io adesso ne osservo il risultato, che ha portato, secondo me, a un'eccessiva spesa su alcuni componenti. Questo un po' mi preoccupa per ITER, ma mi preoccupa anche per il futuro, perché poi diventa un precedente. Quindi è anche parte del mio lavoro cercare di, come dici te, snellire e di fare in modo tale che gli elementi, la qualità, sia commensurata ai rischi, agli obiettivi della componentistica. La naturale tendenza è quella, la naturale tendenza è a esagerare senza avere un effettivo, impatto sulla sicurezza. Si può arrivare a essere, degli estremisti che portano a degli aumenti di costo esagerati, risultati dei quali poi alla fine la tecnologia viene soffocata, perché se penso alla fissione, l'uso dei reattori ad acqua leggera era nato come per sfruttare la reazione per avere qualcosa di cost effective, perché ci sono tanti modi per sfruttare, non dobbiamo pensare solo ai reattori acqua leggera, oppure sia impressione che acqua bollente. Ci sono tanti modi che magari sono più intrinsecamente sicuri, però l'idea era quella di utilizzare questo tipo di tecnologia perché era semplice, poi si è complicata parecchio. Adesso speriamo che magari attraverso questa riflessione che sta avvenendo un po' in tutto il mondo di avere delle regole, rivedere le regole, perché tante volte poi queste regole si accumulano una sull'altra e diventa un castello assai complesso che poi porta a dei sovraccosti senza veramente avere degli effettivi risultati. In pratica nella fusione la challenge è la stessa, su una scala diversa, però complicata dal fatto che vogliamo fare qualcosa di veramente nuovo.
è complesso in sé, diciamo che non è proprio così semplice come un reattore a fissione. Ti faccio un'ultima domanda, la risposta può essere anche breve. In questo momento la fusione viene guardata da molti come una sorta di sacro graal dell'energia che quando arriverà risolverà ogni sorta di problema e soprattutto, come accennavamo già prima, si pensa che possa essere in qualche modo dietro l'angolo. Tu pensi che le aspettative del pubblico generalista e anche dei policy maker nei confronti della fusione nucleare in generale e del progetto ITER in particolare siano eccessive o pensi che davvero possa essere, insomma, che siano giustificate in qualche modo? Messa così la tua domanda ti risponderei eccessive. Perché ti rispondo anche così? Perché noi stiamo vivendo un momento particolare della storia dell'umanità in cui è necessario reagire a proprio la nostra intrinseca dipendenza da combustibili fossili che, come insomma, mi serve ripetere il fatto, stanno avendo degli impatti ambientali e poi impatti sociali importanti, perché sai, se guardiamo bene vediamo che tante disgrazie che ci sono piovute addosso dipendono anche da questa dipendenza. Ovviamente ha portato tanto benessere al mondo l'uso dei combustibili fossili, però siamo in questa fase di nuova transizione che sembra essere sempre un po' faticosa. Dal mio punto di vista, siccome io credo nell'energia nucleare, quando mi viene fatta questa domanda, e mi è stata già fatta da altri giornalisti italiani, la mia risposta è: bisogna costruire altre centrali nucleari e non bisogna aspettare che la fusione dia un'alternativa, perché in questo momento, a parte che secondo me un'alternativa non è urgente, abbiamo la tecnologia, dobbiamo usare una tecnologia che conosciamo. Quindi questa, diciamo, è una doppia risposta alla tua domanda. Le aspettative adesso sono, da alcuni, non tutti, ma possono essere eccessive. Aspettiamo perché adesso arriva la fusione e risolve tutti i problemi. Secondo me il rischio è eccessivo. Certo, io dico sempre che bisogna guardare a ITER come bisogna guardare a ITER come a un progetto di ricerca scientifica. Vero. È così, è così. È un progetto che porta, secondo me, bisogna anche avere dei progetti così. Poi quando tu guardi il fatto che è internazionale, insomma, che mette diciamo, mezzo mondo con un obiettivo comune, è importante. Secondo me è importante al di là di quello che è proprio l'obiettivo stesso del progetto. Però è così. Beh, ti ringrazio moltissimo per il tempo che ci hai concesso. Mio piacere.